Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è un po' particolare perché parliamo di un accessorio che a prima vista può sembrare estraneo al mondo del sim racing. La Stream Deck di Elgato nasce infatti principalmente come strumento multimediale per la gestione delle dirette sulle varie piattaforme di streaming o come valido aiuto ai videomaker, ma si può trasformare all'occorrenza in un'ottima button box interattiva, grazie ai suoi pulsanti LCD completamente personalizzabili. Elgato attualmente propone la Stream Deck in 4 versioni differenti. La top di gamma è la Stream Deck Plus, che strizza l'occhio soprattutto ai videomaker, con 8 pulsanti, un sottile display touch e 4 encoder rotativi. Abbiamo poi la versione XL con 32 pulsanti, rivolta principalmente agli streamer, e la versione mini, piccola, compatta e con soli 6 pulsanti LCD. Per ultima troviamo la Stream Deck MK2 con 15 pulsanti personalizzabili, versione aggiornata della MK1 in mio possesso, con cui condivide la maggior parte delle caratteristiche. Andiamo ora a scoprire come si comporta la Stream Deck in ambito sim racing. Partiamo dando un'occhiata ai materiali e alle funzionalità della Stream Deck MK1, che misura 119 mm di lunghezza, 84 mm di altezza e 21 mm di spessore nel punto più alto. Ha una scocca in plastica di buona qualità che ospita il cavo USB da 150 cm per il collegamento diretto al PC e 4 piedini in gomma che permettono alla Stream Deck di rimanere ben salda quando posizionata sul piano scrivania. Il frontale è composto invece da una piastra in alluminio che ospita i 15 mini display LCD. In dotazione troviamo anche un supporto in plastica che permette di cambiare in maniera piuttosto semplice l'angolazione della deck in modo da adattarla ad ogni esigenza. Il supporto non trasmette però una gran sensazione di solidità ed è infatti sostituito con uno più robusto ad angolazione fissa nella versione MK2. È ovviamente un oggetto pensato per dare il suo meglio su un piano di lavoro, ma con un po' di ingegno si può adattare anche alle nostre postazioni di guida. Io ad esempio ho usato un supporto vese in metallo per creare un piano su cui fissare la Stream Deck, ma esistono anche dei supporti specifici in plastica che permettono di posizionarla praticamente ovunque. Il punto di forza della Stream Deck sono senza dubbio i suoi pulsanti completamente personalizzabili, ognuno dei quali è costituito da un piccolo schermo LCD che è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di icona. Ed è proprio questa la caratteristica peculiare che a mio avviso rende vincente la Stream Deck anche in ambito sim racing. I display sono infatti facilmente riconoscibili anche in condizioni di ridotta luce ambientale e non necessitano di nessun adesivo, tipico invece delle classiche button box. Il feedback dei pulsanti non è strepitoso, ma è comunque sufficiente a percepire la loro pressione anche quando si indossano i guanti. Se è vero da un lato che questa Stream Deck ha solo 15 pulsanti, è bene sottolineare dall'altro che tramite il software Elgato è possibile creare pagine multiple, così da ampliare in maniera esponenziale i comandi assegnabili. Io ad esempio nella prima schermata ho posizionato tutti i software di gioco, come iRacing, Air Factor 2, Assetto Corsa Competizione o Rennsport, mentre ho dedicato la pagina successiva ai comandi che ritengo necessari in game. Ho aggiunto infatti i pulsanti per la ripartizione della frenata, per la regolazione del traction control e dell'ABS, per il settaggio della potenza dei bus shaker e quelli per la regolazione del field of view. Ogni tasto è ovviamente programmabile e può essere assegnato a qualsiasi tipo di funzione sia in gioco che in ambiente Windows, ma anche personalizzabile graficamente mediante le tante icone già presenti nel software Elgato o tramite pacchetti aggiuntivi specifici per il sim racing come quello gratuito realizzato dai ragazzi di Lovely Dashboard che utilizzo sulla mia MK1. Una volta personalizzati, i pulsanti possono essere inoltre spostati semplicemente trascinando le icone sul software Elgato così da riposizionarli in base alle nostre esigenze, senza perdere le loro funzioni. In conclusione, la Stream Deck di Elgato è un prodotto con una buona qualità costruttiva in grado di esprimere un ottimo potenziale anche in ambito sim racing, grazie ai suoi mini display LCD e alle loro infinite possibilità di personalizzazione. La nuova MK2 sul sito Elgato ha un prezzo che si aggira intorno ai 159 euro, che non sono pochi in senso assoluto ma che sono addirittura inferiori ad alcune button box specifiche per il sim racing, realizzate spesso con materiali discutibili e con molta meno d'utilità funzionale rispetto a questa Stream Deck, che ha un software davvero completo ed in continuo aggiornamento. Se acquistate poi un MK1 come la mia, presa usata a circa 50 euro, capite bene che si tratta di un best buy assoluto per chi è alla ricerca di una button box da usare sul proprio simulatore. Spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della Stream Deck ad uso sim racing, ci vediamo in una prossima recensione e come al solito vi auguro buona giornata.